Sul canale ormai non sono più nuovi prodotti per la protezione dei cristalli, infatti in passato abbiamo provato Glaco Roll-On Large, Aquavelox e di sicuro in futuro ne proveremo altri, ma oggi vi voglio portare qui due prodotti che sono un po' all'apice della line-up di Soft99 proprio per la protezione di quelle superfici. Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Finalmente, dopo che in tantissimi me l'avete chiesto, vi posso parlare della mia esperienza con Ultra Glaco e con Glaco Glass Compound, due prodotti di Soft99 che vanno molto a braccetto. Da questa parte abbiamo Glass Compound, che per chi non lo conoscesse è un prodotto che serve per preparare la superficie del vetro prima di stendere il protettivo, che in questo caso è Ultra Glaco. Quindi proprio come un polish per vetri si basa su degli abrasivi più grandi e più piccoli, permetterà di rimuovere i film contaminanti che si vanno ad accumulare sul vetro dell'auto quando la utilizziamo e quando non la utilizziamo, permette anche di rimuovere le tracce di calcare, tutti quelli water spot che rimangono quando non viene risciacquato per bene in presenza ad esempio di acqua dura. Prodotto molto interessante e molto facile da stendere, visto che comunque l'applicatore è contenuto in confezione, anzi è proprio parte della confezione stessa, come proprio da tradizione Soft99. Per quanto invece riguarda Ultra Glaco, è un protettivo per vetri che si basa un pochino sulla chimica di fusto, quindi abbiamo una base fluoro durata dai 6 ai 12 mesi, ovviamente dipende da come utilizziamo l'auto, quanto spesso frequentemente utilizziamo le spazzole e quanto è strong, no, il liquido tergicristalli, però insomma la durata in media è circa questa. Cosa da menzionare è che durante l'inverno previene il congelamento del tergicristalli, dunque cosa sempre molto positiva da avere. Ovviamente, come ogni protettivo che si rispetti, permette un'azione migliore dei tergicristalli, visto che comunque li va a sgravare un pochino del lavoro, no? In condizioni di forte pioggia, e quindi migliora la sicurezza alla guida, soprattutto appunto in inverno, e permette anche in modo migliore lo scivolamento dei contaminanti sul vetro, quindi abbiamo una pulizia più facilitata e una manutenzione di sicuro più semplice. Veniamo alla parte un pochino più interessante del video, è come si va a preparare prima il vetro con Glaco Glass Compound e poi come si va ad applicare Ultra Glaco. Dopo aver lavato l'auto con shampoo a pH neutro, agitiamo per bene la confezione e applichiamo Glaco Compound su superficie bagnata con movimenti rettilinei. È importante proseguire l'applicazione fino a che non si perde completamente l'effetto di sheeting, ovvero l'effetto di autopulizia del vetro, quindi l'effetto di idrorepellenza dell'acqua. Ovviamente per l'erogazione basta premere di tanto in tanto il flacone ed il prodotto verrà erogato tramite appunto l'apposito applicatore, basta quindi strizzare il flacone stesso. Terminato il compounding, rimuoviamo il residuo semplicemente risciacquando con idropulitrice o con la pistola da giardino. Se ci accorgiamo che alcune parti del vetro tendono ancora a repellere l'acqua, beh, in quelle zone è bene insistere ancora con Glaco Compound. L'operazione sarà compiuta quando sul vetro rimarrà acqua con l'effetto che state vedendo, quindi quando il cristallo non ha alcuna idrorepellenza. Veniamo ora a una piccola nota del video dell'applicazione. Per me è molto importante, prima di applicare un protettivo, fare sempre una passata di isopropilico, quindi prep, eraser, panel wipe, silicone off, insomma il prodotto che più vi piace. Secondo me è molto importante perché in un modo o nell'altro si possono accumulare degli oli sulla superficie che poi vanno a inficiare la corretta adesione del protettivo. Dunque perché risparmiarsi in un passaggio così veloce che si esegue in 30 secondi e magari rischiare di avere un'applicazione di un prodotto non corretta che non ci garantisce le massime performance nel tempo. Dunque ecco, io la faccio sempre e quindi anche in questo caso la farò. Quindi dopo aver steso anche l'alcol isopropilico siamo pronti per l'applicazione di Ultra Glaco. Agitiamo per bene la confezione prima dell'uso e lo stendiamo con movimenti rettilinei, incrociando le passaggi di circa metà, un po' come quando andiamo a lucidare. È anche possibile stenderlo con i classici movimenti circolari. Io per la mia esperienza mi sono trovato molto bene nella stesura con il metodo lucidatura, infatti mi permette di risparmiare un pochino prodotto e insomma anche il residuo da rimuovere è più semplice da togliere, visto che comunque si va a utilizzare meno prodotto e si va a utilizzare più facilmente la quantità giusta di Ultra Glaco. Quindi ecco, è un consiglio che vi do appunto proprio per il video di oggi. Ovviamente non ve lo sto nemmeno a dire, ma se abbiamo un vetro grande come ad esempio il parabrezza è bene suddividerlo in due zone. Gli altri vetri dell'auto saranno facilmente trattabili in una volta sola.
Terminata l'applicazione, attendiamo circa 5-10 minuti per la rimozione. In generale Ultra Glaco sarà pronto da rimuovere quando si forma un residuo bianco e a quel punto la rimozione è semplicissima, infatti basta prendere un panno in microfibra a pelo corto, questo è sempre un consiglio, ad esempio l'MF1, e accertarci di rimuovere tutti quei residui biancastri che si sono accumulati, ma che sono davvero facilmente rimovibili. È un prodotto che è molto semplice da stendere, quindi non posso far altro che comunque consigliarlo a tutti. Sia semplice preparare il vetro che applicare il protettivo stesso. Prima di bagnare il vetro però cerchiamo di attendere almeno 12-18 ore dall'applicazione del protettivo, infatti in questo tempo il tempo di chiusura Ultra Glaco si andrà a polimerizzare e insomma ci garantirà le migliori performance di durata nel tempo, quindi ecco, rispettiamo anche questo ulteriore tempo che ci viene tra virgolette imposto. Siamo giunti dunque ragazzi alle considerazioni finali e alle conclusioni. Due prodotti che sono davvero molto semplici da utilizzare e che a mio modo di vedere le cose ci danno dei risultati ottimi. Lui per quanto riguarda la preparazione della superficie, che a differenza di un polish per vetri non c'è da stare a comprare l'applicatore, non c'è da riapplicarlo tutte le volte quando si vede che il polish incomincia a seccare, no, c'è tutto qua dentro, basta solo applicarlo. Tra l'altro si raggiungono gli angoli molto facilmente visto appunto la conformazione dell'applicatore. Per quanto invece riguarda Ultra Glaco vale la stessa cosa dell'applicatore, quindi non c'è da stare a prendere degli applicatori in microfibra. Insomma, sono degli sbattimenti in meno che a volte ci possono far scegliere un prodotto al posto di un altro. Per quanto invece riguarda le performance di lui, mi riservo di studiarlo un pochino meglio in futuro quando ci saranno delle piogge più interessanti. È davvero da tanto tempo che non piove, insomma mi sono basato un po' su dei test fatti abbastanza in casa. Lo scivolamento mi sembra che inizi dai 40-50 km/h, il che è molto buono, ma come vi ho già detto vi voglio fare dei test più approfonditi in futuro, ma sono sicuro che comunque sarà un prodotto molto valido, altrimenti non era così famoso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti nel caso in cui voleste il mitico confrontone HD2Go, Ultra Glaco e Aquavelox. HD2Go, se volete anche la recensione fatemelo sapere se vi può interessare. È stato il mio primo protettivo, funziona molto bene. Vabbè, ora non parliamo di quello che comunque non è il video adatto. Ultima cosa, nel caso in cui voleste acquistare un kit dove sono presenti l'Oro 2 e anche Fusso Coat 12 sia in versione light che o dark, c'è il Protection Time Anniversary Edition 2021 di Soft 99, questo qua che vi può far risparmiare un pochino su appunto l'acquisto del bundle. Vi consiglio, nel caso in cui appunto vi interessino tutti questi prodotti, c'è una certa percentuale di sconto che non è tra l'altro poco, quindi ecco, nel caso in cui vi lascio tra l'altro tutti i link qua sotto, se vi interessano ci sono. Insomma, spero ragazzi che il video di oggi l'abbiate trovato interessante e che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche. Potete tra l'altro acquistare alcuni prodotti, quelli che trovate qua sotto, tramite link di Amazon per supportare il canale. Come sempre ragazzi vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao ciao!